Ehi là, bentornati su Broken Stories, dove di solito parliamo di narrazioni dark e immaginifiche e in questa rubrica invece parliamo di metal. Infatti la rubrica si chiama Broken Metal e lui è Alberto Costa. Ormai è quasi un'abitudine. Siamo qui per fare un nuovo video per parlare della prima ondata del black metal, o meglio anche detta proto black metal. Quello che poi porterà alla nascita del black metal più conosciuto. Abbiamo già fatto un video, anzi 2 video, ma uno sul proto black metal. Questo è il link qua sopra, lo trovate per andarlo a vedere. E adesso continuiamo parlando di questi eroi, di questa musica assolutamente diabolica, nefasta, con la nostra mascotte Baphomet qui dietro. Abbiamo parlato dei gruppi più importanti nel video precedente, cioè di Bathory, Venom, Celtic Frost. Oggi andiamo avanti parlando di questi che sono proprio, sì, i padri fondatori. Con quale gruppo continueresti? Ma allora farei una puntatina su 2 nomi tanto famosi del giro. Allora, il primo, americano, che conoscono tutti, cioè gli Slayer. Prima o poi saremmo arrivati lì per forza. Ok. E poi dopo andiamo in Danimarca a vedere una cosa strana, cioè un paese che al metal ha fornito poco, ma in quel poco c'è dell'oro. Perché i Merciful Fate e poi King Diamond da solista non solo hanno fondato quello che è un pezzo importante del prossimo movimento musicale black metal, ma proprio anche a livello di stile, di presenza scenica, Merciful Fate e King Diamond hanno dato un'enorme mano alla nascita di tutto. E stiamo parlando comunque di musicisti che hanno prodotto dei dischi bellissimi che ancora oggi andare a riascoltare, nonostante facciano parte di decenni precedenti, gli anni 80, sono incredibilmente contemporanei, freschi. Ok, vogliamo dire qualcosa sugli Slayer? Beh, per quanto ci sia da dire ancora sugli Slayer, nel senso che è un gruppo talmente grande, talmente potente, che forse l'unica cosa che si può dire è provate a tornare ad ascoltare le sue radici, cioè Show No Mercy e Della Waits, e così avete il modo di collegarli agli altri nomi di cui abbiamo parlato prima. C'è una cosa che io volevo chiederti. Allora, Show No Mercy e Hell Awaits sono album che io ascoltai quando ero un ragazzo e tu non eri ancora nato, ma faccio molta fatica a considerare gli Slayer dei proto Blackster, perché in realtà fanno parte ufficialmente delle 4 Big Four del thrash metal. Sì, certo. Perché tu li riconduci invece alla prima ondata del black metal? Perché hanno avuto un'influenza talmente grossa su tutto quello che è arrivato dopo nel lato estremo, che sia death che sia black, che non parlarne sarebbe una mancanza e parlarne un virtuosismo. Loro sono all'inizio un mix di Judas Priest e punk music. Sì. Punk rock. Sì. È una miscela assurda. Siamo di nuovo al metal punk dei Venom. Esatto. È per quello che li collego. Metal punk, giusto. E poi succede una cosa strana, che vanno a bussare alla porta di un certo producer che si chiama Rick Rubin. Che è quello che poi produrrà di tutto. Sì. E qua voglio raccontare un pochino qualche retroscena interessante. Allora, Rick Rubin veniva da New York. Si era appena trasferito in California. A New York era stato il produttore principale del hip hop, quello che qua in Italia chiamavamo allora rap. Ma lui ha inventato l'hip hop, discograficamente parlando, perché lui era lì, era all'università una di New York per studiare legge, ok? Però cosa fa poi? Scopre i club dove iniziavano a esserci questi artisti hip hop. Ovviamente lui era l'unico bianco dentro questi locali, ma era anche uno che voleva fare, sì, un po' business, ma voleva fare l'artista. E lo fa però iniziando a registrare questi artisti e creandosi delle connessioni, si crea questa nuova casa discografica che si chiamava, aspetta, com'era? Non ricordo. Comunque la fa con un socio che era un parente di uno dei Run DMC, se non sbaglio. Ok. Quindi anche qui parliamo di parentele come stiamo Cronos, parlando che fa... Esatto, ma comunque, vabbè, sai, le cose succedono sempre perché si è amici di qualcuno. Hai l'aggancio giusto. Sì. Lui diventa amico di questi primi
rapper e trasforma in un successo enorme questo tipo di musica. Lui era l'uomo del hip hop, solo che a un certo punto a New York, diciamo che i suoi interessi, la sua voglia di spaziare, di improvvisare, di essere creativo, vanno in conflitto con i gusti del socio. E lui, che era già un tipo molto, molto zen, e avendo creato questo impero musicale, dice: no problem, io me ne vado e vado in California e ti lascio allora, tutto quello che vuoi. E allora in California sappiamo che Va in California e anche lì inizia a produrre qualsiasi genere di disco, perfino roba country. ok. E poi a un certo punto arrivano gli Slayer. Ricordiamoci che lui è anche quello che ha portato a successo i Red Hot Chili Peppers, li ha trasformati da gruppetto così locale a fenomeno planetario. È uno dei fenomeni planetari sulla cui fama io mi interrogo costantemente, perché proprio E Rick Rubin ha fatto cose geniali. sì, no, ma non parlo del suo genio, parlo della band. I Red Hot Chili Peppers non mi piacciono, però. Ma probabilmente è un problema mio, perché quando ero ai primi anni di liceo, ascoltare i Red Hot faceva figo, ascoltare gli Iron Maiden eri il marcione di turno. Certo, e quindi certo. c'era sempre questa lotta, no? Tra il figo, in realtà ascolta i Red Hot, io Sì. no. La cosa da dire su Rick Rubin e gli Slayer è che il loro rapporto crea i capolavori maggiori degli Slayer. In assoluto, questo è Rain in Blood. Questo è il primo album che fanno insieme, Rain in Blood. che è di 28 minuti se non sbaglio, quasi un EP. Allora, come lavora questo Rick Rubin con gli Slayer? Li fa suonare in una modalità molto creativa. Cioè, voi suonate, poi vediamo cosa salta fuori, e gli toglie qualsiasi effetto in pratica. Prima erano molto... Fate schifo, insomma. No, trasforma il loro suono da metal come era prima, quindi molto riverbero, un eco, una grandeur sonora, la trasforma in qualcosa di assolutamente asciutto, grezzo, abrasivo. Beh, se il risultato è questo... E quando finiscono l'album gli Slayer gli dicono: ma è un po' corto. E lui risponde: ma chi se ne frega. La casa di distribuzione decide di non distribuire Rain in Blood. Cioè hanno problemi con la distribuzione, perché in questo, simili al black metal, fanno scandalo. Anche perché comunque continuavano ad avere, nonostante questo passaggio a livello di registrazione di tecnica, l'immaginario molto, come dicevamo l'altra volta, di satanisti d'osteria. Sì. Perché i testi sono comunque su quel genere lì, sì. Anche come si conciavano loro, con il trucco sotto gli occhi che poi tornerà, cinture di pelle, un po' alla Judas Priest, sì. Però un po' più marci. Judas Priest era svaligiamo un sexy shop, ok? Gli Slayer sono conciamoci male. Gli Slayer decidono che dovevano essere i più oltraggiosi di tutti. Esatto. E quindi satanismo... Non che Rob Halford fosse ben visto, No, però il satanismo, temi legati alla storia del nazismo. Sì, ecco. Angel of Death è una canzone che fa scandalo. Sì, anche se Tom Araya non prende parti, nei testi lui è come se lo vedesse dall'alto. Tom Araya, tra l'altro, si dice anche che non abbia registrato gli album, non abbia suonato il basso negli album, ma che gliel'abbia suonato Kerry King. Questo non lo so. Non lo so. In ogni caso raggiungono una statura diventano enormi con questo. Sì. E continuano ad esserlo fino a Season in the Abyss, che comunque è ancora con Rick Rubin, credo. 91. Sì, ne fanno almeno 3 o 4. Allora sì. C'è un aneddoto che voglio raccontare. Kerry King, il chitarrista non solista, chitarrista ritmico, racconta di una volta che era non so dove, prende un ascensore, l'ascensore si ferma a un piano, si aprono le porte, entra un ragazzo, riconosce Kerry King e si butta a terra in ginocchio per adorarlo come un idolo pagano. Ok, così. Beh, Kerry in questi anni se lo meritava. Sì, però Kerry cosa dice al ragazzo? Ma abbi un po' di dignità, alzati in piedi. Perché Kerry King, esattamente come tutti gli altri musicisti, sul palco è il dio del metal o il satana del metal, ma nella vita di tutti i giorni
è anche lui una persona normale, insomma. Sì, sulla normalità poi ci sono diverse declinazioni, però... Beh, la normalità è un obiettivo da non perseguire troppo. Esatto. Ok. Beh, direi che gli Slayer ce li siamo giocati, nel senso che comunque, allora, i primi due, questo qui, e se volete anche South of Heaven che dovrebbe esserci, l'ho visto prima. Ah, è lì dietro. E Season in the Abyss. Però, dovrebbero già essere, come direbbe una maestra delle elementari, materia compresa. Sì, allora, Diciamo. questi sono i fondamentali, ok? Noi ve li diciamo, però se non avete mai sentito gli Slayer, correte ai ripari. Non ditelo in giro. Non ditelo in giro. Un'altra cosa curiosa sugli Slayer, poi chiudiamo e passiamo alla prossima band. Gli Slayer, secondo me, sono uno delle band che più danno da lavorare ai creator di YouTube che fanno le reaction. Sì? Sì. Questo non posso aiutarti in questo. Ma io sai che su YouTube mi piace documentarmi. C'è tutto un filone di reaction di gente che ascolta gli Slayer per la prima volta. E sono spesso anche belle ragazze, adolescenti alle prime armi, oppure dei uomini fatti di colore che magari fatti nel senso di pieni di droghe? No, uomini maturi di colore o padri di famiglia che magari hanno ascoltato generi di tutt'altro tipo tutta la vita, vengono dall'hip hop e arrivano a Angel of Death e tu li vedi impallidire mentre ascoltano. C'è tutto un filone bellissimo di reaction agli Slayer. Allora, se non fosse che probabilmente l'hai già fatto, io vorrei proporre al nostro pubblico magari una reaction di Flavio che ascolta per la prima volta in The Night's Eclipse, ma te l'ho già fatto sentire. Quindi... Sì, però potremmo varare un filone di reaction di Flavio. Ok. tipo di questi qua. Sì, tipo diciamo il senior che ascolta per la prima volta. Beh, ma ormai penso che ti sia ambientato dopo Death Spell Omega e... Sì, però può essere interessante. Dopo gli Slayer abbiamo detto di andare in Danimarca. Ah, sì. Perché abbiamo i Merciful Fate, che sono colpevolmente mal cagati, si può dire? Poco considerati, diciamo. Allora, non è che siano sconosciuti, ma non gli viene riconosciuto il valore che hanno per tutto ciò che viene dopo in ambito musicale estremo. Il falsetto di King Diamond è una cosa inconfondibile. Altro che... Esatto. Solo lui arriva a quei livelli lì. Sì. Lui è i Bee Gees. Ma i Bee Gees non erano Proto Black. Sono d'accordo. A parte il falsetto, lui come estetica e come tematica, perché per esempio dedicare la title track del primo disco Melissa a un teschio umano che si portava dietro è una cosa molto black metal. Sì. Andare in giro con la faccia pittata con le croci o dritte o rovesce a seconda di come ti svegli è una cosa che poi verrà quasi rubata da tutto il movimento black metal. Il primo a farsi il face paint con idea di anticristiano, anticonformista provocatore è lui, e Alice Cooper lo faceva per teatro. Assolutamente. E Alice Cooper quando girava anche col pitone in mano, la faccia pittata, lui era un performer e lui ancora adesso a 70 anni, grande Alice Cooper sempre. Forse anche di più di 70. Non ho guardato l'anagrafica, però più o meno E allora King Diamond ha questa particolarità, a parte di aver fatto dei concept album, cioè parti con un'idea, tutto l'album lo dedichi a quell'idea lì. Vedi Abigail, vedi Them, sono tutti album che hanno una storia, tra l'altro horror, quindi molto da Broken Stories. Molto alla Edgar Allan Poe. Esatto, dalla prima canzone fino all'ultima lui ti racconta una storia, cosa che faranno anche gli Iron Maiden con Seven Son of a Seven Son. E o i Queen's Reich con Operation Mindcrime, che quello ti piace di più perché è progressivo. Preferisco Seven Son, devo dire. Comunque l'importanza di Merciful Fate è anche un'altra, non ci sono altre meteore dalla Danimarca. Il black metal in Danimarca si vede poco,
Non è che non esista, si vede poco. È un peccato, perché... Forse proprio perché c'è già lui. È un po' come dire, quella roba lì la tratta già un dio. Lui è il magnete che ha tirato tutti quei temi su di sé in Danimarca. Esatto. Poi sicuramente ci sarà una band che io non ricordo. Però la Danimarca non è tanto prodiga di... Non è emersa, Non è come, emersa. come sfornatrice di band black, come i cugini più su. Sì, i norvegesi. O anche quelli sotto i tedeschi, perché la Germania... Sì, o anche gli inglesi se vogliamo. Ma comunque. Sì. Sì, è così. Quindi Merciful Fate hanno un'influenza sul black metal in quanto... teatralità, e anche face paint, argomenti, anticristianesimo, ma poi il primo è Melissa al teschio umano, il secondo è Don't Break the Oath, non rompere il sigillo. Sì, qui ce l'abbiamo in cassetta originale dell'84. E sono un gruppo di culto. Tutti gli amanti poi del metal estremo, che sia death che sia black, hanno l'altarino di King Diamond, persino nell'Elvete di Oslo. Quel posto lì dove poi nascerà tutto, il famoso negozio di dischi che fu insomma centro nevralgico dell'Inner Circle. Quando sono entrato lì, la cosa che mi ha sorpreso è che loro hanno, a parte un'adorazione per il black trash italiano, tu entri all'Elvete, ti aspetti i Darkthrone, ti aspetti gli Emperor, ma le cose che ti saltano all'occhio subito sono i Motorhead, gli Iron Maiden, i Merciful Fate, i Bulldozer, gli Schizzo siciliani. Gli Schizzo sono catanesi, se non sbaglio. Esatto. E i Necrodeath genovesi. Quella scena lì al signor Euronymous piaceva un casino. E quindi adesso parliamo di questa scena italiana proto black metal che ha influenzato i nostri simpatici blackstar norvegesi. Ma più che altro non è che li ha influenzati, tutti quelli che suonano black metal in Norvegia la amavano. Euronymous stesso li metteva in bella mostra, lui prendeva il primo vinile di Burzum e di fianco c'era Into the Macabre dei Necrodeath, o c'era il primo album degli Schizzo. E per quanto quel posto lì sia stato poi teatro di cose non proprio belle, per chi è appassionato della scena è un motivo d'orgoglio comunque dei connazionali che sono stati amati da quella gente lì. Ascoltare oggi, per esempio, Neuro Deliri. Hanno spento la luce fuori. Dei Bulldozer, eccolo qui. Significa riscoprire una band, che erano di Milano, che si può definire ignorante, rozza, eccetera. Ma in realtà questo disco, per esempio, è un concentrato di intuizioni, di idee, di esecuzione di alto livello e di testi che sono meravigliosi, perché anche ricchi di una cosa che spesso manca nel metal, che è l'ironia. Tieni conto che però questo, rispetto ai dischi di cui parliamo noi, è un po' successivo. Sì, non è forse. The Day of Wrath. The Day of Wrath era ignorante, bellissimo ignorante, sì, ma non così formato. Okay? Sì, ignorante in senso buono, come dai dell'ignorante a black metal dei Venom. Sì, mantelli, cappe, vampiri, mostri, queste cose qui. Invece Neuro Deliri è qualcosa di un po' più, anche se volete... Forse il loro, può dire, riassunto, il picco della loro carriera dal punto di vista musicale e compositivo. Sì, dopo che tra l'altro avevano non erano più sotto contratto con una major internazionale, ma con una piccola casa discografica italiana. Perché probabilmente gli rompeva meno i coglioni. Sì, esatto, perché cos'era? La Roadrunner forse? Ma era proprio grande. Ma può essere, perché in quel periodo Roadrunner mangiava parecchio questa roba qua. Vedi Sepultura di Arise. Sì. Comunque diciamo che si sentirono molto più liberi e questo, se potete recuperarlo, fatelo. Neuro Deliri è un disco di trash, speed, proto black geniale, che io non mi stanco mai di ascoltare. E poi se trovate The Day of Wrath, io ho trovato il vinile a 90 euro, purtroppo l'ho lasciato lì. No, ci ho pensato, infatti ho mandato un messaggio a Flavio, possiamo fare un acquisto per il canale? Per carità, se voi volete, come dire, sostenerci economicamente con delle donazioni affinché noi possiamo anche di dischi, donazioni o se volete inviarci dischi
Ci sono altri gruppi italiani, vabbè, i Necrodeath, Necrodeath, hanno bisogno di poche presentazioni forse. sì. Dio, sono liguri, c'è dentro un certo Flegias che poi rivedremo negli Opera 9, gruppo Mhm. black biellese, tra i più ben voluti della scena piemontese e nord italiana in generale. Hanno fatto dei dischi che fanno paura, come appunto The Shining Pentagram, il primo EP, hanno fatto Into the Macabre. Ecco, i primi dei Necrodeath sono incredibilmente proto-black e registrati col culo, se vogliamo. Sì, ma come era giusto fare in quel periodo lì con Sì. quella musica lì? Tu tieni conto che anche oggi nel 2025 c'è gente che per ritornare lì, a quel periodo, anche se lo fa, registra ieri, registra col culo per Sì, dire io sì, voglio sì, tornare a sì. quei suoni lì, e allora la fa mettendo l'iPhone attaccato. E poi abbiamo detto gli Schizzo, altro schizzo. Altro gruppone dal sud Italia, appunto erano una delle band a cui Euronymous scriveva. C'era una corrispondenza di lettere Epistolare. tra Euronymous e sia i Necrodeath, mi pare, sia gli Schizzo. I Bulldozer non lo so, però sicuramente anche i membri di Bulldozer erano a conoscenza della scena black metal e a differenza di Quarton non mi pare si siano poi distanziati quando gli hanno detto i vostri dischi ci sono piaciuti un casino. Ok, dopodiché, altri gruppi, dischi che hanno colpito molto l'immaginazione dei primi Blackstar. Ma allora, sicuramente i Sodom tedeschi con In the Sign of Evil e Obsessed by Cruelty. Solito pattern, registrazione col culo, cattiveria, stavolta anche un po' di proletariato, Mhm. perché Tom Angel Reaper lavorava in miniera. Ah, Quando finiva di lavorare prendeva su i 4 picciu con cui aveva fatto i Sodom e il basso e facevano casino. Hanno fatto dei dischi, i primi due soprattutto, poi a fine anni 80 hanno tirato fuori due altre cannonate con Agent Orange e M16 un po' dopo, veramente veramente forti. È bello pensare che quest'uomo sfogasse così la sua rabbia da vita di merda da minatore facendo il Sodom. Tra l'altro, ma perché ascoltatevi. Sodom? Perché questo nome? Secondo te? Assurdo. Perché aspettavano che Gomorra lo usasse Saviano. Adesso arriva un nome che a me piace moltissimo nella nostra lista di proto black metal, i Possessed. I Possessed che adesso sono messi un po' male. Sì? Sì. Perché? Allora, hanno fatto un disco che ci ricordiamo tutti come uno dei più belli in assoluto, che però tende più verso il death metal. Seven Churches, probabilmente riferito alle 7 chiese di Roma e tutta la leggenda che c'è dietro. 1986. 1986. Con riferimenti al cinema horror, riff che fanno paura, un cantato quasi death metal, come, Sì. come sarà poi quello dei Death da Scream Bloody Gore l'anno dopo. Un disco bellissimo, un disco fondamentale. L'unico problema è che adesso di quella band lì rimane ben poco. Ah. Jeff Becerra è stato gambizzato, nel senso che suona in sedia a rotelle perché gli hanno sparato. Io quando l'ho visto era il Black Winter Fest del 2017, era in sedia a rotelle e comunque ha fatto una performance da paura e pare appunto per uno scontro a fuoco. Uno degli ex chitarristi è morto perché è stato sparato dalla polizia perché ha minacciato il vicino con un fucile. Roba da americani. Ah, sì, Roba da sì, è americani. vero. Sì, questa l'ho letta, sì. Seven Churches è considerato Churches è- un album seminale. Sì, e addirittura all'incrocio di due vie, Death Black. E in quel periodo, alla fine degli anni 80, dove non si sapeva bene, non c'erano tutte queste etichette, no? Black, Death, Doom. Infatti. Si faceva casino e basta. Poi quelli che sono venuti dopo hanno deciso di dividere, di etichettare. Da una parte va bene, dall'altra delle volte si esagera. Ti ricordi Symphonic Progressive, Sì, Vegan, Doom Black. Doom... Vegan. Il vegan Doom Black No, Metal. il Cattle Decapitation, ti giuro, una volta si definirono vegan death metal, una roba del genere. Comunque sono una delle band death che a me piacciono di più, devo dire. Anche quello quasi brutal death. Eccezionali.
eccezionali. Possessed, Seven Churches, ascoltatelo, non fate la fine dei membri. Se potete evitare. No, per favore. La Poi cosa- abbiamo... La cosa che io noto adesso che stiamo parlando è Che finiscono tutti male. No, sì, a parte questo, ma che comunque è una costellazione molto sparpagliata. Sì. Non c'è non era un movimento, questo proto-black. Ma in realtà neanche il black lo sarà. C'era qualcosa nell'aria, no? È un po' la situazione politica, un po' il bisogno di sfogarsi appunto di Tom dei Sodom. È vero che quando parli a volte sembri Barbero. Quando dici c'era qualcosa nell'aria. Sei un po' Barbero. Mi sei un po' Barbero. Sì, c'era qualcosa nell'aria, ma non era un movimento strutturato. Allora, non è come dire il grunge che è nato a Seattle, si è sviluppato a Seattle e in pochi altri posti. Ok, non sì. abbiamo una succursale del grunge in California, ma perché c'erano i Stone Temple Pilots, e la chiudiamo qui. È un movimento, se si vuol dire, mondiale. È una insurrezione più che un movimento. Sì, tant'è vero che c'è un altro gruppo in Brasile. Abbiamo parlato la volta scorsa abbiamo parlato di Sarcofago. Sì. Ma c'è un altro gruppo che poi ha avuto molto più successo dei Sarcofago, Più fortuna, che si chiama in Sepoltura. E se ne escono con sta roba qui. Morbid Visions, che è il loro primo album, Bestial Devastation, che è un EP. e prima ancora Bestial Devastation, che è questo qui. E qua dietro, eccolo. Ecco. Allora, le regole per i Sepoltura sono fare schifo, cercare rivalsa sociale anche attraverso i testi. Sono sempre stati quasi da subito un po' politici Sepoltura. Sì, contro i poliziotti. Ma anche perché si racconta, io non so quanto sia vera questa cosa, che la loro prima strumentazione l'abbiano fottuta da un negozio di musica a Bell'Orizzonte. Ah, chissà. Ma io potrei anche crederci, ma finché non ci sono le... Aspetta un momento. In questa edizione Sì. c'è un piccolo c'è un articolo, un saggio. In realtà il negozio di dischi fu il loro primo produttore. Ok. Quindi c'è una storia forse un po' confusa in merito. No, io ho detto negozio di strumenti, non di dischi. No, di strumenti, scusami, volevo dire di strumenti. Mi pare che ci fu appunto questo negozio di strumenti che decise di produrre Bestial Devastation e poi anche Morbid Visions. Quindi in realtà no, forse fu addirittura un mecenate. Fatto sta che quando registrano il loro primo EP hanno anche loro la registrazione anni. con l'ano. Sì, ma hanno 16 anni. Sì. Cioè è una cosa incredibile. Ma più o meno... Cioè non sono gli unici. Anche quando parleremo di black metal. I dischi più belli, i dischi più veri sono proprio di gente dai 16 ai 19. Pensate un po'. Tu pensa a questo, Ishan è del 75, ok? Sì. Wrath of the Tyrant è uscito nel 92. Ok. Wrath of the Tyrant, Ishan, Emperor, quindi stiamo parlando degli Emperor. Sì. Quindi torniamo ai Sepoltura. L'età è comunque è quella in cui si vuol far casino, ma se hai talento lo fai così. Lo fai così. Ora, la cosa divertente, per esempio, della prima registrazione è che Cavalera, Max, mi pare lui, sono due fratelli, no? Uno dei due dichiara anche che quando registrarono il primo album, dopo l'EP, si resero conto soltanto successivamente che ogni giorno entravano in studio, prendevano gli strumenti e suonavano e registravano, senza ricordarsi di accordare gli strumenti. Tanto è vero che Morbid Vision è stato proprio registrato con strumenti leggermente scordati, e non è un caso che adesso Cavalera abbia fatto, come si chiama la band? Cavalera Conspiracy. Ecco, hanno rifatto Morbid Visions recentemente, perché cioè, anticamente l'hanno registrato veramente male. Però è anche quello che l'ha reso un punto di partenza per il dopo. È bello da ascoltare, cioè è una roba... Perché come dicevamo l'altra volta è genuino. Cioè erano dei ragazzi di 16 anni, di accordare gli strumenti non ce ne frega un cazzo, vogliamo far casino. L'hanno fatto. Si erano dimenticati e dopo gli è anche bruciato il culo per questo. Soprattutto a Belo Horizonte in Brasile nessuno aveva idea di come registrare questa musica. E loro fornirono al fonico che lavorava in questo piccolo studio alcuni dischi, alcune cassette di quelli che negli Stati Uniti facevano
casino come piaceva sì, loro. Quindi è tutta una storia di improvvisazione. C'è del mito C'è del in mito. questo Brasile di metà anni 80 Sì. e ci credo. Penso che posto tra il marcio e il fighissimo che doveva essere. Sì, roba spessina, diciamo. Infatti sono usciti poi come una delle band trash migliori in assoluto, almeno fin quando i due fratellini non hanno incominciato a menarsi. Sì, Siamo andati totalmente a ovest con i Sepultura. sì. Andiamo in Est Europa a rompere le balle a uno che diventerà simbolo della seconda ondata black metal. Attila Xiar con i Tormentor nel 1987 fanno uscire Anno Domini, e Anno Domini è come Bloodfirdet dei Bathory, proprio un'anticipazione di quello che sarà. Non è neanche proto black, è già lì. È già lì che si parte. Ungheria, perché? Perché hanno trovato il pazzo in culo giusto che era lì. E questo tizio quindi diventerà Questo poi... qui ha fatto Anno Domini, Mm. che è un disco meraviglioso e io non riesco a trovare e mi mangio le mani. Ha fatto arrivare questo lavoro a Euronymous in Norvegia. Sì. E quando Euronymous avrà bisogno di un cantante, chiamerà proprio lui, facendo affidamento su quello che c'è nella produzione di Tormentor. E ancora oggi, se andate a vedere i Mayhem, la voce non è di un norvegese, ma è di un ungherese, Attila Xiar. Per questo disco e per quello che farà con The Mysterious Dom Satanas nel 94, è il primo vero pilastro del black metal seconda ondata che vi possiamo nominare. Eh sì, abbiamo già messo un piedino nella prossima puntata. Io ci ho già messo anche metà della testa, Sì, però tu l'hai persa la testa, è diverso. Abbiamo ancora un gruppaccio, diciamo, dal nome un po' cattivello, che si chiamano? i Treblinka. Molto brutto come nome, devo dire. Ma lì, ma te ne accorgerai poi dopo, era veramente solo una provocazione. Perché Treblink faranno un disco appunto di black trash di fine anni 80, cattivissimo, per poi redimersi tipo San Paolo sulla via di Damasco e diventare i Tiamat. I Tiamat sono meravigliosi. Questa è la fine forse della prima ondata. Questa era la prima ondata del black metal, quando ancora nessuno lo chiamava black metal. Ci va ancora un attimo prima di arrivare alla scritta sul muro dell'Elbete. Esatto. Io non vedo l'ora di arrivarci, ma ci va ancora un attimo. Allora, noi speriamo che anche questo episodio vi sia piaciuto. Fateci sapere qua sotto cosa ne pensate. Grazie per tutti i commenti, grazie per tutte le visualizzazioni, grazie se vorrete fare... Un abbraccio a chi ci ha fatto quelle 2 donazioni esatto, esagerati. Ringraziamo chi ci ha fatto delle donazioni in passato, nell'ultimo video, e chi vorrà farcele anche per questo. Se vi piace, se vi fa cagare ditelo. Esatto. Fateci sapere. Ragazzi, un saluto a tutti da Flavio Troisi. Alberto Costa. Ciao a tutti. Ciao. Da Broken Metal. Lo chiamiamo Che così. bello. Broken Metal. Ciao.